Ciao, siamo arrivati a un altro video molto importante, perché oggi parliamo di due verbi pronominali che in italiano sono super usati e super importanti. Parliamo dei verbi volerci e metterci. Forse hai già sentito questi due verbi, ma oggi vediamo nel dettaglio come e quando usare questi due verbi. I verbi volerci e metterci sono due verbi pronominali perché includono un verbo e la particella pronominale ci. Per esempio, il verbo volerci è formato dal verbo volere più ci. Il verbo metterci è formato dal verbo mettere più ci. Questi due verbi indicano il tempo necessario per fare qualcosa, ma hanno due forme grammaticali completamente differenti. E alla fine del video vedremo che il verbo volerci può essere usato anche in un caso differente dal tempo, ma lo vediamo dopo. Cominciamo con il verbo volerci. Il verbo volerci indica il tempo necessario per fare un'attività. Il tempo necessario per fare un'attività. Il riferimento per questo verbo è la quantità di tempo necessaria per fare qualcosa. Quindi esistono solo due forme di questo verbo. Ci vuole più un tempo espresso al singolare o ci vogliono più un tempo espresso al plurale. Vediamo degli esempi con ci vuole. Per andare a Bologna ci vuole un'ora. In questo caso ho una quantità di tempo espressa al singolare. Un'ora è una e quindi ci vuole un'ora. Per imparare il cinese ci vuole molto tempo. In questo caso tempo è un sostantivo singolare e quindi ci vuole molto tempo. Usiamo ci vuole quando è seguito da un tempo espresso al singolare. Un'ora, un mese, un anno, molto tempo, un secondo. Vediamo degli esempi con ci vogliono. In questo caso sarà seguito da un tempo espresso al plurale. Per arrivare a Roma ci vogliono 4 ore. In questo caso le ore sono 4, quindi è plurale, ci vogliono 4 ore. Per parlare italiano bene ci vogliono mesi e mesi di studio. Anche in questo caso la quantità di tempo è espressa al plurale, mesi e mesi. Plurale, ci vogliono. Passiamo ora al verbo metterci. Abbiamo visto che volerci indicava il tempo necessario per fare qualcosa e quindi è la quantità di tempo il riferimento. Metterci indica la quantità di tempo necessaria a una persona per fare qualcosa. Quindi in questo caso il verbo non si accorda con la quantità di tempo, si accorda con la persona, perché è il tempo necessario alla persona per fare qualcosa. Quindi questo verbo, il verbo metterci, sarà coniugato in tutte le persone. La particella ci rimane invariata e va prima del verbo. Vediamo la coniugazione. Io ci metto, tu ci metti, lui o lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete, loro ci mettono. Questo seguito dalla quantità di tempo, ma l'informazione importante è che questo verbo si accorda con la persona, non con il tempo, perché è il tempo necessario a quella persona per fare qualcosa. Non mi piace fare gli esercizi di matematica, ci metto troppo tempo. Per me è necessario troppo tempo per fare gli esercizi e quindi non mi piace. Il soggetto sono io che ci metto troppo tempo, quindi il verbo metterci è coniugato alla prima persona singolare. Io ci metto troppo tempo. Per andare a Bologna ci mettiamo circa un'ora. In questo caso a noi è necessaria un'ora per andare a Bologna e quindi il verbo si accorda con la prima persona plurale. Ci mettiamo. Però posso usare anche il verbo volerci in questo caso. Per andare a Bologna ci vuole circa un'ora. In questo caso non menziono il soggetto, perché l'informazione importante è la quantità di tempo e il verbo volerci
si accorda con la quantità di tempo. Sono due frasi identiche, ma nella prima il soggetto siamo noi. Per andare a Bologna ci mettiamo un'ora, per andare a Bologna ci vuole un'ora. È tutto chiaro? Come promesso, vorrei parlare di un altro significato del verbo pronominale volerci. In realtà è molto simile al primo significato, ma non riguarda il tempo. Volerci si usa anche quando è necessario qualcosa in generale, anche se non è il tempo. Volerci significa è necessario in generale. Per esempio, per fare l'insegnante ci vuole molta passione. Significa che per fare l'insegnante è necessaria molta passione. Per fare l'insegnante ci vogliono passione e impegno. In questo caso indico due cose necessarie, passione e impegno, e quindi ci vogliono al plurale. L'uso è uguale al primo caso, quando indicava la necessità di tempo. Qui indichiamo la necessità di qualcos'altro. Significa sempre è necessario. Per fare la torta di mele ci vogliono le mele, la farina, lo zucchero, il lievito e così via. Indico una lista di ingredienti, quindi ci vogliono, plurale. Il verbo volerci si accorda con la quantità di cose necessarie dopo. Per essere un bravo studente ci vuole molta perseveranza. Ok? Tutto chiaro? Quindi, tornando al significato iniziale, i due verbi pronominali volerci e metterci indicano il tempo necessario per fare qualcosa, ma volerci si accorda con la quantità di tempo. Ci vuole più il tempo al singolare o ci vogliono più il tempo al plurale. Metterci indica la quantità di tempo necessaria alla persona per fare qualcosa e quindi si accorda con la persona, si accorda e si coniuga nelle 6 persone. Va bene? Come sempre puoi fare degli esempi e scriverli nei commenti qui sotto usando il verbo volerci o metterci. Io ti leggo e ci vediamo al prossimo video.